grazie Francesco per questo richiamo. Allora, diciamo, non posso fare una domanda se non prima verifico il tipo di contesto in cui Mariella lavora. È un contesto di scuola di seconda occasione. Chiaramente è un intervento di compensazione e questa, diciamo, è una categoria di, chiamiamoli così, allievi a cui si dà l'ultima occasione per rimanere in qualche modo inclusi in un sistema di formazione e di lavoro. Quindi probabilmente per me ha molto senso quello che diceva prima la collega, e cioè il miglior modo per stimolare la riflessione di questa tipologia di giovani è quello di rispecchiarli, di dargli dei riscontri, di fare delle osservazioni sulle piccole o grandi o conquiste che loro hanno fatto nell'esperienza di lavoro. Ma mi sembra che proprio, diciamo, il lavoro più grande è quello di ricostruire dei centri di autoregolazione, cioè ad esempio dalle cose più banali, arrivare puntuali al lavoro e addirittura, come dire, allontanare un rapporto di collaborazione con un'azienda se l'azienda appare lassista rispetto a questa regola, perché da quello che io intuisco questi ragazzi hanno bisogno di struttura e tu all'interno di una situazione fatta di regole sostenibili, non regole arbitrarie, puoi cominciare un percorso di riflessione su di sé. Non so, Mariella ha fatto riferimento durante la consegna dei rimborsi, delle borse lavoro, a delle schede di riflessione. Immagino che siano schede minimali con delle domande, un esempio, o qualche esempio e tanto incoraggiamento poi a scrivere, a compilare diciamo la risposta alle domande. Qualche esempio, Mariella, giusto per insomma capire e Guarda, suggerire. sì, no, ma erano veramente domande molto semplici, tra Molto l'altro. semplici, sì. Sì, tra l'altro le contestualizzo, erano domande che ci venivano richieste all'interno di un progetto di inserimento lavorativo finanziato dal Centro Giustizia Minorile del Lazio, quindi diciamo così loro come giustamente non potendo esserci direttamente con Evidenza di loro, monitoraggio, diciamo così, esatto, sì, quindi certo. chiedevano per esempio di chiedere ai ragazzi quali fossero state per esempio le attività svolte durante il mese di lavoro e di chiedere che tipo di cambiamento, insomma, insomma di esprimere il gradimento rispetto al lavoro fatto, no? Con le emoticon, soddisfatto, non soddisfatto, sorridente, triste, insomma, fondamentalmente veramente. E poi alla fine, diciamo, del percorso diciamo, di tirocinio, anche insomma, delle schede un po' di autovalutazione con insomma, parametri da 0 a 5, quindi chiaramente su alcune cose, tipo per esempio appunto la capacità di relazionarsi con il resto diciamo, della struttura lavorativa, del datore di lavoro, piuttosto che di aver compreso Sì, insomma così il senso cioè, del come dire, percorso non è fatto. tanto in sé importante lo strumento quanto il momento in cui io ti chiedo di porre attenzione a quegli stimoli che ti do e di cominciare a fare un lavoro di presa di coscienza di sé. Come ti Sì. gestisci, come diventi adulto se non fai un lavoro di presa di coscienza di sé. E credo che, diciamo, tutto il lavoro che si fa con queste forme di tirocinio formativo sia anche un modo per cominciare a mettere, diciamo, i primi blocchi, i primi elementi verso una vita adulta responsabile e autonoma. Ma credo che, insomma, di strada ne hanno parecchia da fare, no? Se ho capito bene, insomma, il tipo di problematica, il tipo di ragazzi con cui lavori. E Francesco, se tu mi permetti, io insomma andrei avanti con l'intervista. E, allora, diciamo, tu hai detto 3 mesi non sono sufficienti perché tu hai il tempo di impegnarti nelle mansioni di base, tu hai fatto riferimento alla ristorazione, sbarazzare, tagliare, pulire, riempire le pentole, eccetera, eccetera, fare qualcosa di molto più evoluto come preparare un piatto, spadellare, eccetera, eccetera, non si hanno proprio
i tempi. Ma se tu dovessi fare un bilancio a questo punto, no? Nei 3 mesi o nei periodi successivi, cosa davvero guadagnano i ragazzi? Cioè guadagnano di più sugli aspetti di carattere lavorativo, guadagnano di meno sugli aspetti di carattere personale, oppure si rendono conto che è venuto il tempo di prendere in mano la propria vita e di decidere per il futuro? Cioè, quali sono stati, diciamo, da questo punto di vista i tuoi punti di osservazione? Come hai accompagnato insomma, il loro percorso in prossimità della scadenza dei 3 mesi e dopo i 3 mesi con l'altra formula di cui parlavi? È una domanda interessante questa, perché allora, premesso che in alcuni casi è stato anche possibile offrire ai ragazzi un tempo un po' più lungo, quando dei progetti ce l'hanno consentito, dei progetti chiaramente di borsa lavoro, perché il tema poi è quello, cioè, si può parlare adesso. È importante che i ragazzi imparino, cioè si avvicinino al mondo del lavoro, che ricevano anche poi pian piano un piccolo contributo per le ore che destinano, fermo restando che io sono sempre, ho sempre detto ai ragazzi, sfruttate questa occasione fermandovi anche di più delle ore che sono coperte da rimborso, non fosse altro perché quelle sono delle ore che vi aiutano veramente a formarvi sul lavoro. Però detto ciò, diciamo che il periodo dei 3 mesi forse è quello che incide di più dal punto di vista relazionale e comportamentale, quindi diciamo delle competenze trasversali, perché ripeto, un po' perché le aziende chiaramente hanno anche bisogno di, essendo diciamo così, tirocini delicati che spesso hanno riguardato minorenni, hanno aspettato, li hanno osservati prima di poter affidare delle mansioni magari un pochino più complesse. Quindi diciamo che nei primi 3 mesi, nei 3 mesi quando sono disponibili soltanto questo periodo di tempo, sicuramente cioè comunque diciamo, il periodo incide dal punto di vista della loro persona, cioè quindi come dire, come occasione per iniziare a ragionare, a riflettere su di sé. Poi, quando è stato possibile prolungarlo, nella misura in cui i ragazzi sono riusciti ad acquisire fiducia in se stessi e ad acquisire anche a conquistare anche la fiducia delle aziende, hanno anche visto la possibilità di un incremento, diciamo, delle mansioni in cui erano coinvolti. Diversamente, io ho sempre detto ai ragazzi, le aziende sono disponibili ad insegnarvi tutto del mestiere, anche se voi non sapete nulla, ma devono poter vedere che voi avete voglia di imparare, perché se state lì a girarvi i pollici, a guardare l'orologio, potete trovare il miglior tutor aziendale del mondo, ma quella persona non vi insegnerà mai nulla. Quindi ho sempre cercato, nei limiti insomma di quello che era possibile, di responsabilizzarli rispetto al loro processo di apprendimento. Su questo sì, cioè, su questo sono sempre stata molto chiara sin dall'inizio. L'accompagnamento nella fase finale del tirocinio è sempre un momento delicato, perché magari succedeva che i ragazzi, cioè, molti ragazzi magari si appassionavano, crescevano, e poi però purtroppo, duole dirlo, si concludeva il finanziamento, l'azienda non era nelle condizioni di poterli tenere per un periodo successivo, e questa cosa, questo aspetto purtroppo incideva parecchio sull'umore dei ragazzi, quindi il non poter proseguire, non poter mantenere, ecco, una cadenza di impegno giornaliero è stato sicuramente per loro cioè, emotivamente anche toccante, quindi anche per me delle volte è stato difficile. Noi abbiamo sempre cercato come equipe sempre di offrire delle occasioni e anche di aiutare i ragazzi a ragionare sul fatto che comunque è importante poi a quel punto lì prendere la propria vita nelle proprie mani e cimentarsi anche su uno step diverso, che era quello della ricerca lavoro, quindi capire come funziona la stesura di un curriculum, piuttosto che come faccio a cercare lavoro, come leggo gli annunci, come rispondo, eccetera. Però non vi nascondo che tante volte sarebbe stato necessario proseguire ancora almeno altri 3 mesi, 4 mesi, per rafforzare quel barlume di autostima e di consapevolezza di sé che nei ragazzi andava emergendo. Quindi in certi casi è stato impegnativo dover dire purtroppo l'esperienza finisce qui.
Beh, infatti, scusami Mariella, mi collego proprio con questa cosa che stai dicendo, che è collegata col tempo, no? Con la variabile tempo, che quando vorresti che durasse di più, non dura di più. Però la domanda è collegata su questa rispetto agli impatti che tu hai visto nel medio e lungo termine di queste esperienze. Non lo sappiamo, a volte le competenze sono per sempre, a volte invece no, necessitano di essere in qualche modo manutentate, di avere un processo di ulteriore supporto. E mi ricollego proprio a questo discorso del tempo che tu facevi. Quindi ti farei due domande sostanzialmente. Uno, se hai visto nelle tue esperienze una ricaduta anche successiva di queste esperienze di apprendistato nei ragazzi, seppur problematici, che hai seguito. Due, e due, che suggerimenti, visto che fai la progettista, e che suggerimenti ti sentiresti di dare per le persone che hanno questo impegno anche di ideare dei percorsi che necessariamente hanno un tempo definito, ma che potrebbero essere il più possibile generativi anche per il futuro. Mm, allora, Poi ti lasciamo andare, Mariella. no, no. Ehm, ehm, Potresti ripetermi la prima perché La prima era per... quella sull'impatto, era semplicemente una cosa descrittiva per Mm. capire se la tua esperienza hai visto situazioni di impatto di queste esperienze oltre l'esperienza stessa. Prima mi dicevi ci sarebbero voluti quei 3-4 mesi in più per avere proprio il gradino successivo, però poi magari alla fine questo gradino è arrivato dopo, secondo te, o può arrivare dopo anche senza quei 3 mesi famosi di tutta la lettura. Sì, Sì. Mariella, tu hai fatto molto riferimento ad alcuni proprio aspetti, no, e dimensioni di sé, la motivazione, la disponibilità, l'autostima, l'umore, eccetera. Quindi sembra che questa esperienza di inclusione in un impegno lavorativo quotidiano è come se fosse un'esperienza innesco di un cambiamento, ma non, diciamo, di soluzione definitiva, di un indirizzamento definitivo verso, diciamo, un percorso di vita alternativo rispetto al precedente. Sì, allora, fermo restando, allora, nella misura in cui siamo riusciti a seguire i ragazzi al di là dei 3 mesi, magari anche con delle chiamate, delle telefonate di follow up, oppure perché magari tornavano e chiedevano comunque aiuto, diciamo che è stato possibile comunque poi cogliere alcuni cambiamenti nei ragazzi e cambiamenti positivi. Ripeto, magari all'inizio non è detto che i ragazzi riconoscano la valenza del tirocinio, dell'esperienza che hanno fatto, però posso dire che quando l'hanno colta, dopo 6, 7 mesi, 8 mesi, così, quell'esperienza è proprio evidente che ha prodotto comunque degli impatti. Poi magari non è detto che i ragazzi hanno proseguito sul filone di quel settore in cui erano stati instradati, no? Non è detto che chi ha fatto pizzeria ha continuato a farlo, chi ha fatto cameriere ha continuato a farlo. Diciamo che l'esperienza è servita a, come dire, a far scattare in loro il desiderio di provare ad immaginare qualcosa di bello per il loro futuro. Hanno provato, poi magari ci hanno chiesto una mano appunto per la ricerca lavoro, per fare magari qualche corso, perché magari si erano appassionati ad un altro ambito di lavoro e magari chiedevano di poter essere formati su quello, sperando che noi potessimo offrire, diciamo così, l'opportunità formativa, però magari abbiamo cercato di indirizzarli verso altri enti o filoni comunque formativi compatibilmente con l'età e con le loro capacità. Li abbiamo aiutati a fare domanda per lavorare per esempio da Amazon piuttosto che aziende della logistica, piuttosto che magari altre tipologie di lavoro. L'esperienza è servita anche a loro per rendersi conto dei loro limiti e dei limiti, o meglio ancora, non tanto dei limiti personali quanto piuttosto della limitatezza delle loro aspettative, nel senso avevano magari delle aspettative alte, no? Io voglio fare questo lavoro perché penso sia bellissimo, sia fatto per me, eccetera, e poi magari dopo ti rendi conto che non è lavoro per te, e già questo per me mi sembra uno step fondamentale, no? Nel momento in cui riconoscono che possono anche aprire delle altre strade, perché magari avevano scelto
quella che ci avevano proposto, quella per cui avevano manifestato un certo interesse, semplicemente perché non conoscevano altro. E allora l'impatto dell'esperienza, quando abbiamo potuto, insomma, rivedere i ragazzi dopo diverso tempo, abbiamo potuto toccare con mano quanto fossero cresciuti, alcuni addirittura, proprio pochissimi casi, mi è capitato di seguire ragazzi diplomati, quindi non soltanto con la licenza media, qualcuno poi ha anche scelto di iscriversi all'università o comunque di intraprendere percorsi alti, forse perché magari ha ricevuto quella spinta in termini di fiducia di se stesso e di autostima che li ha portati poi a ragionare sul fatto che forse potevano anche aspirare a situazioni altre. Per quanto riguarda la progettazione sul sistema duale, io non mi permetterei di dire grandi cose. Bastano proprio 2 suggerimenti essere trasferiti per fare in modo che soprattutto questi aspetti qua di cui abbiamo parlato, legati al loro sviluppo, all'apprendimento e anche poi all'impatto successivo, non dico che possono arrivare in automatico, però magari possono essere un po' più probabili, ecco, in termini di Però per esempio, Mariella, è interessante quello che tu dicevi, no? L'esperienza di lavoro e anche poi tutta la fase di follow up, il supporto a scrivere dei CV, di riflettere sulle proprie aspettative, gli ha permesso di immaginare un possibile futuro di sé. Sì. Dove mi penso, dove mi vedo, sì, eccetera, no? Noi stiamo conoscendo percorsi duali anche in termini comparativi molto infrastrutturati da un punto di vista della progettazione, degli accordi, dei protocolli d'intesa, dei sistemi di valutazione, il piano formativo individualizzato, i dossier individuali, la parte A, la parte B, la parte C, quindi diciamo con un'infrastruttura tecnico-didattica, formativa molto importante. Tu invece ci stai dando un'esperienza invece molto viva, organica, di rapporto diretto, fatta di dialoghi, osservazioni, lettura tra le righe, incoraggiamenti, richiami, eccetera, eccetera. No? Però secondo me è prezioso dal tuo punto di vista, come diceva Francesco, ricevere dei suggerimenti. Qualsiasi cosa, diciamo, tu pensi sia interessante e significativa a prendere in considerazione. Guardate, io penso che una conoscenza, diciamo così, preliminare, no? Il fatto anche stesso di averli a volte con noi durante la fase formativa per poi introdurli al mondo del lavoro, già quello rappresenta, diciamo così, un momento in cui hai la possibilità di ragionare con loro su alcune cose. A me spesso invece è capitato di incontrare ragazzi che non frequentavano il nostro servizio per l'attività formativa, perché noi forniamo insomma una formazione, diciamo così, molto destrutturata, di durata diversa. Ci sono delle attività che durano pochi mesi, attività che durano un intero anno. A me invece capitava spesso di incrociare i ragazzi che non avevo conosciuto, che non frequentavano preliminarmente, diciamo, il servizio, per cui già diciamo così, incontrarli prima dell'avvio dell'esperienza di tirocinio con dei colloqui non necessariamente strutturati, quindi non con una scaletta predefinita, ma con un intento proprio di conoscersi, diciamo, di instaurare una relazione reciproca basata sulla fiducia e sulla onestà rispetto a quello che era possibile fare con il percorso di tirocinio. Già quello per me ha rappresentato comunque un po' un modo per conoscerli, un modo per iniziare a immaginare con loro appunto il percorso, e anche, come dire, piano piano dire: guardate che se decidete di fare il percorso per esempio nella ristorazione, sappiate che poi chi vive quell'esperienza lavora di sabato, la domenica, notturni, festivi, lavorate quando gli altri si divertono, siete disponibili, e non avete idea io di quanti ragazzi ho interrotto in tirocinio prima ancora che si approcciassero a un ristorante o una pizzeria, proprio perché nessuno li aveva mai portati a riflettere su cosa significa lavorare in quello specifico contesto. Il discorso delle aspettative di prima: si immaginano, lavoro in cucina, adesso va tanto di moda, ma vanno di moda magari certi programmi, qualche anno fa un po' meno, però molti avevano l'idea forse era il fascino della casacca del cuoco, non lo so, però insomma avevano il fascino di lavorare in cucina. Benissimo, guardate che si lavora così, d'estate fa caldo,
o molti hanno desistito e hanno preferito orientarsi verso altro, o purtroppo molti sono crollati nel giro di poche settimane. Quindi un lavoro preliminare in cui i ragazzi vengono con molta franchezza messi di fronte a queste situazioni, diciamo così, un po' agli aspetti di base, no? Di cosa significa lavorare in certi contesti, no? Anche nell'ambito del benessere, no? Tu vuoi lavorare come parrucchiere, ma devi mettere le mani in testa alle persone, ma sei disponibile, ma sei sicuro che questa cosa ti piace? Allora già questo percorso preliminare, che magari insomma non durerà tantissimo, però insomma un po' già li attiva su questo. E poi, come dicevate giustamente, la fase di accompagnamento, quella è fondamentale, bisogna comunque andarli a trovare, bisogna comunque vederli sul campo, bisogna vederli all'opera, chiaramente compatibilmente con le possibilità che l'azienda dà di accedere ai locali di lavoro anche negli orari che sono, diciamo così, più consoni anche per poter dialogare con il tutore aziendale. E poi il follow up a 6 mesi è prezioso. Io purtroppo non sono riuscita sempre a farlo, e questo è uno dei crucci che mi porto dietro dalla conclusione dei percorsi, perché tante volte non ho potuto cogliere quanto, insomma, che cosa stava succedendo, se magari avevano intrapreso chissà quali carriere, o se magari avevano però fatto un lavoro di riflessione su di sé. Quando è stato possibile farlo, quello è stato sicuramente un aspetto del lavoro molto interessante da coltivare e su cui ragionare. Bene Mariella, direi che l'intervista ormai è in fase di conclusione. Magari chiederei ad Alessio se è disponibile di fare dal suo punto di vista un resumé anche rispetto a quello che hai portato a casa, che stai portando a casa da questa intervista, Alessio. Sì, io ho avuto la fortuna di poter affiancare Mariella in qualche supervisione, in qualche tirocinio, in qualche esperienza di queste che ha raccontato, e sentendola parlare ero molto d'accordo con quello che diceva Maurizio. Nei nostri podcast abbiamo avuto un'analisi dettagliata della grande infrastruttura che è il sistema duale, quindi abbiamo sempre ragionato su questo rapporto tra il CFP e il lavoro e tutte le risorse che sono messe in campo. Invece nei racconti di Mariella, diciamo queste storie un po' extreme, potremmo dire, brilla la dimensione formativa che il lavoro ha di per sé. E lei giustamente diceva l'azienda deve fare l'azienda, non è il luogo educativo, però il lavoro ce l'ha questa sua dimensione formativa, e di fatto grazie al lavoro di rete e di triangolazione che lei ha descritto sono esistiti dei successi che non hanno poi portato magari a dei contratti, ma sono stati dei successi in delle storie magari di scarto, di fallimento, per cui penso realmente che questa dimensione umanizzante del lavoro sia emersa tanto, continua ad emergere, per cui io immaginavo, mentre sentivo Mariella parlare, i nostri tutor aziendali che sentono questo podcast possono realmente dire, anche su situazioni molto fragili, in cui sembra che non si riesca in nessun altro modo, il lavoro può fare qualcosa se è un lavoro che si interroga, se è un'azienda che dice voglio essere pronto a sfidare un'accoglienza particolare, a capire qual è la situazione. L'esempio che facevo all'inizio, il ragazzo fragile che esce dalla sua zona della città per andare in un'altra, deve essere una difficoltà compresa, non in maniera bonaria, così avallata su qualsiasi questione. Sono ragazzi, non c'è problema, no, però deve essere compresa per poter poi accompagnare quel percorso. E nei suoi racconti il lavoro, secondo me, è emerso tanto, c'ha questa grande potenzialità. Maurizio, tu qualche parola No, di io sì, vorrei chiamare l'attenzione invece sui suggerimenti, cioè il lavoro di conoscenza preliminare, sulle aspettative. Devi mettere le mani in testa alle persone, te la senti? Devi lavorare di sabato mentre gli altri si divertono, te la senti?
E un altro suggerimento, il secondo, è vederli sul campo e all'opera, che credo che sia anche un motivo di orgoglio, che un adulto che li sta seguendo, che li ha conosciuti, va a vedere insomma come si comportano e diciamo parla con loro, parla con i datori di lavoro, eccetera. Credo che siano queste esperienze di impatto su di sé importanti. E poi il cruccio del follow up, questo è molto interessante anche perché diciamo una vita che viene avviata ad una vita adulta e poi c'è, come dire, la seconda stagione, gli episodi della seconda stagione, ma com'è andata a finire questo, diciamo questa serie, come è evoluto, come è involuto, che cosa dice di sé. Ecco, insomma, secondo me come anche domanda di ricerca è interessante, visto che comunque noi ci stiamo occupando di un duale iperstrutturato, iperregolato, iper infrastrutturato da un punto di vista metodologico, tecnico, in particolare sul tema della valutazione, i dossier, i portfogli, i feedback, i criteri, le rubriche, eccetera. Questi elementi invece così importanti, ma nello stesso tempo diretti, Alessio diceva umanizzare, io dico diciamo, rendere il percorso formativo duale ancora più autentico, vero, diretto, fatto anche di cose molto insomma concrete. Quindi ti ringrazio molto, Mariella. Bene, allora chiudiamo veramente. Grazie a te Mariella e grazie ad Alessio e a Maurizio per avermi supportato in questa intervista, ma grazie anche e soprattutto alle persone che ci stanno seguendo. Il podcast, vi ricordo, è il podcast sulla valutazione progetti di apprendimento dei percorsi duali. Per saperne di più su tutti gli altri contenuti formativi, podcast, video e così via, vi consigliamo di visitare il sito web del progetto Future Skills for Trainers all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Grazie ancora e un saluto.